Finalmente un altro dei nostri video che possiamo chiamare comparativa? Comparativa, sì. Una comparativa, questa volta però una comparativa molto particolare perché stiamo parlando di Amarone. l'Amarone, che è il vino preferito di Mauro, quindi Uno dei vini, dai. Sì, dai. vabbè, ma è ovvio, però se l'Amarone, con tu e l'Amarone... Mi brillano gli occhi. Ti brillano gli occhi. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso 3 Amaroni di 3 livelli completamente differenti. Il primo si chiama Camaritta, nel 2016, che ho comprato in supermercato, gli ho dato circa tra i 15 e i 20 euro, non mi ricordo. Poi abbiamo Villa Canestrari, una nostra vecchia conoscenza, e qua stiamo in una bottiglia che costa intorno ai 45 euro, è un 2013, e poi abbiamo... L'Amarone Bertani 2011. L'Amarone Bertani 2011, una bottiglia che si aggira intorno ai 95 euro. Sì, al pubblico sì, circa. Al pubblico sì. Ok, quindi abbiamo 3 prodotti di livello completamente diverso, hanno anche qualche anno di differenza, è difficile per noi fare una comparativa perfetta da questo punto di vista. Diciamo che se avessimo voluto fare una comparativa proprio corretta avremmo dovuto scegliere perlomeno anche le stesse annate. Qui è una comparativa fatta soprattutto volendo evidenziare le differenze di prezzo, cioè, o meglio capire se alla differenza di prezzo corrisponde anche una differenza nel calice. Quindi adesso, siccome non voglio buttare via 3 bottiglie, userò il Coravin per estrarre e mettere il vino nel bicchiere. Diciamo che in questa degustazione avremo, come si può dire, un piccolo difetto, che è quello di non poter ossigenare il vino adeguatamente. Un vino come un Bertani 2011 ha bisogno di qualche oretta di ossigenazione, qua non l'avremo e quindi sarà un po' col freno a mano tirato, diciamo. Benissimo, quindi abbiamo il primo bicchiere, appunto mio e di Mauro, è questo Camaritta, poi abbiamo il secondo, abbiamo Villa Canestrari, appunto, e come terzo abbiamo Bertani. Allora, siccome in alcuni video vecchi ci avete detto ma voi guardate, vedete il colore, allora ho pensato di farla veramente alla cieca, seriamente, cioè sai che io quando faccio le cose seriamente mi metto in una certa maniera, quindi io ho preso questo per coprire i miei occhi e questo per coprire gli occhi di Mauro. Sai che se io faccio le cose le faccio bene, no? Adesso... Quindi questo è da aereo, questo è da aereo. E questo è da letto. Ok. Mauro, tutto a posto? Ah no, sei di qua, ok. Adesso okay. Quanti sono questi? Sarà un bel casino prendere i bicchieri. Sarà un bel casino. Allora adesso chiedo al valletto Alberto, che in altre volte si è prodigato in questo, di spostare sia le bottiglie, che così vediamo l'ordine, che ovviamente i bicchieri. Ok? Spostiamoci indietro un po'. Sì, non Cos'è questa cosa? Cos'è questa cosa? È la barrique. È la barrique. Guardami. Sì, Quanti sono questi? No, devi dirmi quanti sono. Non lo so, 2. No, 3. Blu dell'occhio. Ci possiamo muovere? Vai. Ok, pian piano. Direi che cominciamo dal primo a destra. Dal primo a destra, ok. Quindi il tuo aspetta. terzo da sinistra, insomma. Ok, io l'ho preso in mano. Incominciamo subito con un brindisi, scusa. Sì. Ok. Ui, che bravi. Bene, incominciamo. Allora, questo qua a naso lo sento un po' chiuso, però sì, è un po' chiuso. D'altra parte, voglio dire, il più giovane è un 2016, quindi siamo a 7 anni. Ricordiamo che dobbiamo lasciare un po' il beneficio del dubbio su quello che stiamo assaggiando, perché lasciandoli aperti, ossigenandoli, si evolverebbero positivamente. In effetti qua abbiamo un vino che ha 7 anni, un vino che ne ha 9 e un vino che ne ha 12 o 13, no 12 perché è il 2011, quindi 12. Quindi è evidente che il vino del 2011 sarà probabilmente un po' più chiuso. Lo stavo appoggiando fuori botte.
Allora, al naso direi buono. C'è un po' di alcolicità. Un po' di La alcolicità. parte eterea è un po' invadente, la parte di chiusura c'è troppa. Diciamo che un vino così non lo sento gran piacevole. Sì, non lo senti pronto per essere bevuto, diciamo così. Vai, andiamo col secondo. Aspetta, dammi 2 secondi. La parte tannica è molto presente e non riconosco quelle caratteristiche tipiche dell'amarone, quindi la nota di frutti di bosco, la ciliegia, non riconosco l'amarena, quindi questo per il momento non mi ha entusiasmato particolarmente. A me non dispiace, ma devo ancora sentire gli altri due. Al naso... Sento un po' la nota eterea al naso, sento un po' Ma sei l'alcolicità. col primo o col secondo? Col primo. Ah, ok, io sono passato al secondo. Ok, siamo al secondo. Cioè quello centrale. Anche questo è chiuso, eh? Molto chiuso. Anche qui la nota alcolica si sente. Ti è andato per traverso perché non lo vedevi? Mi ha dato per traverso, sì. Allora, qui le note un po' di amarena, di ciliegia si sentono, è più caratteristico, è più morbido, sicuramente. È più piacevole, sì. Mi disturba un po' comunque l'alcol, ma... Però non è male, non è assolutamente male. Sei sempre con il? Adesso sto andando per il terzo. Ok, ho in mano anch'io il terzo. Questo è chiusino, eh? Anche se però viene fuori una nota di amarena. Al naso si sente di più la parte fruttata, c'è sempre la parte eterea, però la parte fruttata si sente di più. Sì, il naso è molto, non è male, anche se si sente un po' la chiusura, devo dire che però vengono fuori i profumi. Anche in bocca mi si confermano le sensazioni, quindi c'è sempre una parte eterea, c'è sempre una parte chiusa, però la nota di amarena è molto più presente. Stiamo assaggiando 3 vini da 15 gradi o anche più. Sì. Ora, della fine della degustazione, penso che se non ci togliamo la benda cadiamo. Allora, al primo impatto direi che l'ultimo in classifica è il primo che abbiamo assaggiato. Lo sto... Allora, il terzo è quello che ha i profumi più buoni. Il terzo è quello che proprio mi piace di più come profumo. 6 è quello da 15 euro. Ragazzi, cioè, il gioco è proprio questo, cioè, poi bisognerebbe aspettare un'oretta per sentire se evolvono. Ho capito io, ma in negozio cosa faccio? Allora, anche a me devo dire che il primo è quello che piace meno, al naso perlomeno. Sì, allora, diciamo che in questa comparativa, tenendo presente che li abbiamo appena versati e quindi non hanno avuto il tempo di prendere ossigeno e di aprirsi, il primo che abbiamo assaggiato, quindi questo è quello che mi entusiasma di meno, è troppo impattante come tannino, non lo riconosco come tipicità e è quello che allo stato di fatto adesso mi aggrada un po' meno. Il mio preferito è il terzo. Anche il mio, questo qui quale? Che non lo vedo. Allora, il terzo alla mia sinistra. Ok, anche per me è quello che gradisco di più, è quello che berrei più volentieri in questo momento. Direi che comunque il secondo anche ha la sua bella figura, fa la sua bella figura. Ha delle buone potenzialità e secondo me tra un'oretta o forse più può dire la sua. Ci togliamo la benda? Aspetta un secondo. Stavo mettendo il bicchiere fuori dalla botte, quindi...
confermo che il più chiuso è il primo a destra mia. Quello che oggi prenderei la bottiglia per portarmela a casa è il terzo sicuramente. Sì, che è il mio primo da sinistra, concordo, anche se secondo me il secondo può dire la sua Sì, assolutamente. Tra un po'. Assolutamente. Bene. Via, dai, togliamoci la benda. Attenzione al flash delle luci. Porca miseria. E adesso scopriamo... Porca miseria. No, il primo è Bertani. Mannaggia. Ragazzi, questo è un po'... potrebbe essere un problema, ma in realtà è il bello, è il bello delle degustazioni alla cieca. Il Plenum ha fatto una gran figura. Il Plenum, questo amarone, questo di Villa Canestrari ha fatto una gran figura. Sì, sicuramente è quello che... L'ha aperto da subito. Bisognerebbe vedere tra un'ora un po' cosa succede, ovviamente. Però le sensazioni attualmente sono queste. Diamo questo beneficio del dubbio, teniamo presente che può esserci anche una bottiglia che può presentare qualche problema, certo, qualche difetto, però di fatto è questo, Villa Canestrari si è comportata alla grande. E la rivelazione è un amarone da 15 euro e da 15 gradi, sì, che tutto sommato... Sì, fa la sua sporca figura. Non mi sento di bocciarlo, ecco. Assolutamente. Assolutamente. Comprato in supermercato totalmente a caso, non so assolutamente niente di questa azienda, non so. Quindi non venite in enoteca da me, andate in supermercato. Magari lo assaggiamo tra un'oretta e vediamo, anche se forse saremo un po' condizionati, però in questo momento bisogna dire che assolutamente il Plenum ha una grandissima figura da subito, ma anche lui può evolvere in meglio. Assolutamente. Come può evolvere in meglio il Camarita e come mi auguro che evolva in meglio il Bertani. Allora, onestamente, tra solo un'ora, sarebbe diciamo pochino. per esperienza, so che il classico di Bertani ha bisogno anche di 3-4 orette. Non abbiamo il tempo di farlo. E tra un'ora non mi aspetto un sconvolgimento della classifica, mi aspetto però che il Bertani possa migliorare, insomma. Bene, avevamo deciso di aspettare un'ora, invece abbiamo deciso di aspettare un po' di più, abbiamo aspettato circa 12 ore per dare il tempo un po' veramente ad aprirsi bene. Quindi andiamo all'assaggio, questa volta non lo facciamo alla cieca, ma insomma, assaggiamo il primo. Il primo quindi è il Bertani. Sì. È il Bertani. Allora, al naso qua è cambiato completamente. È decisamente migliorato, fortunatamente, perché ieri mi era preso un po' il panico. Sì. È venuta fuori la cioccolata, è venuto fuori un po' di nota di appassimento, non so bene come chiamarla, sento un po' quello che... C'è la frutta matura, c'è la confettura. Okay. Qua però la cioccolata è venuta fuori bene. Si è aperto decisamente. Allora, io li apro sempre quella mezza giornata, anche un giorno prima, perché più vecchi sono, più tempo stanno in botte e in bottiglia, più hanno bisogno di ossigenarsi e di aprirsi, quindi. Di fatto questo fortunatamente è successo. Sì. Questo è voluto bene. Questo... Sì, sono tornati fuori quei profumi caratteristici dell'amarone, la mora soprattutto, i frutti di bosco, la cioccolata, il tostato. La cioccolata è proprio molto molto presente. Ah, la assaggiamo direttamente? Uh-huh. E in bocca, allora c'è sempre questo tannino piuttosto presente. Sì. Però c'è anche morbidezza. Adesso assaggiamo gli altri, non so se la classifica si stravolge, però decisamente mi piace più di ieri. Allora, adesso qui al naso devo dire che non mi fa impazzire. C'è da dire che non mi ricordo esattamente le sensazioni di ieri e le sensazioni di oggi. Le note, diciamo che sono abbastanza comunque caratteristiche, si sono un po' affievolite. Sì. In bocca non è male, devo dire che non è assolutamente male, viene fuori un po' di acidità, però insomma non è diventato cattivo, questo assolutamente. No, devo dire che per quello che è costato... Assolutamente. Non mi aspettavo che comunque avesse le caratteristiche. Non avevo queste aspettative, io lo dico onestamente. E questo mantiene un ottimo profumo. Sì, devo dire che questo è comunque una bella rivelazione. La mora, lampone,
L'amarena. Non c'è il cioccolato qui, io non sento note di cioccolato. Ah, è buonissimo. Sì. Mantiene la morbidezza, mantiene tanta parte fruttata, ma soprattutto non ha parte eterea, non ha quella alcolicità aggressiva. Stiamo parlando di un 16 gradi, tanto di cappello. Ecco, diciamo che come classifica invertirei Bertani con questo. Confermo che per me il più nelle mie corde, diciamo, quello che mi ha un po' soddisfatto di più è stato il Plenum appunto di Villa Canestrari, seguito dal Bertani e adesso per ultimo Camaritta. Sono assolutamente consapevole del fatto che noi potremmo essere un po' condizionati, ok? Perché quando si era cieca, però ricordo che ieri quando li abbiamo aperti e assaggiati e stiamo assaggiando vini che avevano 12 anni, 9 anni e 6 anni. Quindi insomma, diciamo, il nostro è un esperimento, forse avremmo dovuto prima decantarli, però diventa un po' complicato obiettivamente. Ma guarda che lo rifacciamo. Lo rifacciamo. Altri amaroni, io sono sempre disponibile. Esatto, quindi noi proponiamo a chi volesse mandarci un po' di amarone, qualche bottiglia di amarone, noi siamo disposti a fare una degustazione alla cieca, però prendiamo quello che arriva, ok? Esatto. Quindi noi ringraziamo un po' tutti, spero che sia stato un po' formativa questa cosa. Per me è stata estremamente formativa perché mi immaginavo cose completamente differenti. Ma è una degustazione cooperativa, si impara sempre e mi ha sorpreso comunque il fatto che un amarone anche da pochissimi soldi possa dire la sua. Bene, alla prossima.